Ciao a tutti e bentornati su Lernamo! In questo video ho deciso di mostrarvi la mia settimana tipo da studentessa di una lingua straniera. Mi spiego meglio. Ormai penso che lo sappiate tutti, ma da un po' di tempo ho cominciato a studiare lo spagnolo. Ovviamente la maggior parte delle persone che segue questo canale sta imparando l'italiano, ma io penso che la maggior parte dei dubbi di chi studia una lingua straniera sia più o meno la stessa, esattamente come le cose che si possono fare per imparare questa lingua al meglio. Quindi i consigli che io do ai miei studenti sono più o meno gli stessi che applico per me stessa. È per questo che ho deciso di realizzare questo video, per mostrarvi la mia routine di studio settimanale, quello che faccio ogni giorno. Vi avverto, non è molto. Purtroppo infatti il tempo che posso dedicare a questa attività è limitato tra le lezioni, i video e tutto il resto. Ma ho trovato un'ottima soluzione per risolvere questo problema ed è un'app, Speakly, che ha gentilmente sponsorizzato questo video. Quindi insomma, generalmente dedico da 10 a 30 minuti ogni giorno allo studio dello spagnolo, proprio con Speakly. E vi lascio alla mia settimana. Ciao ciao! Buon inizio di settimana a tutti. Oggi è lunedì, fuori sta piovendo, non so se possiate sentire la pioggia e ovviamente non c'è peggior modo di cominciare la settimana per me, ma in realtà io credo che tutti un po' odino il lunedì. Proprio per questo però mi piace cominciare la settimana con una bella dose di energia. Quindi generalmente il lunedì mattina metto una sveglia molto presto, faccio un po' di yoga, bevo un caffè o due e generalmente dedico 10-15 minuti della mia mattina allo studio di parole nuove in spagnolo. E per farlo apro l'app, vado alla sezione di studio. Sì, ovviamente io sono ancora a livello principianti, ma ho appena cominciato. Clicco su Continua a studiare e comincio la mia sessione. Il modo in cui Speakly mi permette di imparare delle parole nuove è per me molto stimolante. Allora, innanzitutto ci sono delle flashcard con la parola o la frase che devo imparare in spagnolo e la sua traduzione nella mia lingua. In questo caso io ho scelto l'inglese, ma io sono pazza. Normalmente c'è la vostra lingua. Poi l'app mi legge anche quella parola o quella frase, così io posso imparare la pronuncia. E in quel caso generalmente io la ripeto a voce alta perché mi aiuta a memorizzarla e mi aiuta anche a migliorare la mia di pronuncia. Poi una cosa fighissima di quest'app: per ogni flashcard, se cliccate sull'icona del libro, vi dà delle pillole di grammatica, perché ovviamente i miei dubbi riguardo questo tipo di app erano proprio riguardanti l'assenza della grammatica. Ovviamente io insegno l'italiano, per me la grammatica è importante, ma quest'app ha pensato a tutto, quindi generalmente trovate tutte le indicazioni principali riguardo la grammatica, non so, riguardo il femminile di una parola o il plurale, se ci sono delle irregolarità. Tengo 3 hermanos. Se si tratta di un verbo
cosa utilissima, trovate tutte le tabelle della coniugazione di quel verbo in base a tutti i modi e tutti i tempi verbali, così non dovete andarli a cercare online, per esempio. E fino a questo momento tutti i dubbi di grammatica che io avevo sono stati perfettamente risolti grazie proprio a questa sezione, a queste pillole. Poi tra una flashcard e l'altra mi fa anche ripassare quelle parole, quelle frasi che io ho appena imparato, in tanti modi diversi. Qualche volta mi fa ascoltare e io devo digitare quello che ho ascoltato, altre volte mi fa parlare. E non pensate che lui non ascolti quello che voi dite, al contrario, se voi sbagliate, lui ve lo segnala e vi suggerisce di ripetere ancora una volta quella parola o quell'espressione. Insomma, dopo 15 minuti di questa pratica, il lunedì mattina, sono pronta per affrontare la giornata e la settimana. Perdona. Buon martedì a tutti! Non so perché si dica che generalmente il lunedì è un giorno bruttissimo, il giorno peggiore della settimana. Insomma, anche il martedì non è un giorno davvero così incredibile e sensazionale, secondo me. In ogni caso, per quanto riguarda la mia settimana di apprendimento dello spagnolo, il martedì è il giorno che dedico a una delle mie sezioni di Speakly preferite, quella delle situazioni reali, live situations. Come vedete ce ne sono tantissime e più parole imparate più ne sbloccherete ovviamente. Io per il momento ne ho sbloccate solo 3. Vi mostro un po' di che cosa si tratta perché veramente è una cosa molto figa secondo me. Perché è come se parlassi direttamente con un'altra persona, quando voglio, a qualsiasi ora del giorno o della notte. In pratica questa sezione ricrea una conversazione autentica, possiamo dire. È come se di fronte a me ci fosse una persona. Quindi io devo ascoltare quello che questa persona mi dice e poi devo dare una risposta. A sua volta lei mi risponderà, io le risponderò di conseguenza e così via, proprio come se fosse una conversazione di tutti i giorni. Diciamo che per il momento le conversazioni sono piuttosto facili, ma come vi dicevo prima io sono a un livello principianti, quindi sicuramente con il passare del tempo le cose diventano sempre più complesse, ma mi piace molto la capacità di interagire in questo modo. E come vi dicevo ieri, credo, per quanto riguarda lo studio delle parole nuove e gli esercizi di pronuncia, la stessa cosa vale qui, nel senso, quando voi parlate, lui davvero vi ascolta e se trova degli errori ve li fa notare, assolutamente. Quindi il mio consiglio è quello di ripetere per esempio la stessa situazione anche un paio di volte, 2-3 volte, fino a quando raggiungerete la perfezione. Come vedete, in generale, questo tipo di esercizi vi portano via proprio poco tempo, quindi non avete una scusa per non farlo. È quello che io dico sempre a tutti i miei studenti, un po' ogni giorno e vedrete che la costanza vi premierà. E a proposito di questo, adesso devo scappare perché devo fare una lezione. A domani! Il mercoledì mi rilasso un po'. Generalmente nella mattina o quando ho del tempo libero mi ritaglio dei momenti per guardarmi un video o alcuni video su YouTube. Ci sono molti YouTuber spagnoli divertenti e interessanti che seguo. Non solo YouTuber che insegnano la lingua, ma anche YouTuber che si rivolgono direttamente a un pubblico di spagnoli.
ho scelto chiaramente quei campi, quegli argomenti che più mi interessano e sono molto soddisfatta, devo essere sincera, perché posso ascoltare, provo a capire il più possibile e vi lascio qui in sovrimpressione quelli che appunto seguo un po' più spesso, se volete dei suggerimenti. Però allo stesso tempo il mercoledì cerco anche di integrare un po' di lettura, che non fa mai male, soprattutto se sono per esempio in autobus, se ho dimenticato le cuffie, non voglio davvero guardare un video su YouTube, o se sono in fila, non so, alla posta e così via. Allora ne approfitto per leggere un articolo, generalmente, un articolo di un giornale o di una rivista che appunto mi interessa particolarmente. Ma spesso utilizzo anche la sezione blog di Speakly, che secondo me è molto interessante perché gli articoli sono chiaramente articoli dedicati a chi studia le lingue straniere, come noi insomma. Quindi possiamo selezionare la lingua in cui vogliamo leggere, nel mio caso ovviamente spagnolo, e troviamo una serie di articoli che per me sono molto interessanti perché appunto riguardano per esempio i consigli da parte dei poliglotti o suggerimenti su libri per imparare le lingue straniere e così via. E come vedete anche il modo in cui sono scritti mi piace molto, ci sono delle emoticon, sono molto simpatici e la lettura così non diventa troppo noiosa, troppo pesante. Il mio consiglio quando imparate una lingua straniera è sempre quello di cercare cose che vi piacciono, argomenti che vi interessano, perché altrimenti se la prendete come un obbligo non vi piacerà mai e non farete mai dei grandi progressi. Scegliete sempre YouTuber, podcast, articoli di cose che vi piacciono, che per voi sono interessanti, che riguardano il vostro lavoro, i vostri hobby, non so. Si sa, parlare in una lingua straniera crea sempre molta pressione, soprattutto se si è principianti. Ma io lo dico sempre ai miei studenti, l'unico modo per sbloccarsi è cominciare a parlare con i madrelingua da subito, nonostante la paura. Perché se si cerca di essere perfetti, non si parlerà mai, per paura di sbagliare. Quindi io non potevo non seguire il mio stesso consiglio. Ovviamente è capitato a me, come è capitato a tutti voi, cioè all'inizio parlare con un madrelingua è molto complicato, si ha paura di sbagliare perché non si vuole fare una brutta figura, una brutta impressione, ma dimenticate tutto questo, credetemi. E se scegliete un buon tutor, chiaramente la persona dall'altro lato rispetto a voi non sta lì per giudicare, sta lì per insegnare e sta lì per aiutarvi, quindi veramente state tranquilli. Dunque, il giovedì io cerco sempre di inserire, laddove possibile, una sessione con un madrelingua. Anche in questo caso Speakly è perfetta perché ci sono tante possibilità per diversi tipi di tutoring, diversi tipi di insegnanti, quindi scegliete un po' quello che fa al caso vostro. E vi ricordo ancora, parlate e non abbiate paura. Se avete anche degli amici che sono madrelingua nella lingua che state imparando o dei familiari, date loro un po' di fastidio, parlate. Però chiaramente una sessione con un tutor, una sessione con un insegnante qualificato è sempre un pochino meglio perché loro vi possono dare veramente delle indicazioni, delle informazioni che per esempio non trovate su internet, non trovate sui libri, dei piccoli trucchetti, dei piccoli segreti e poi ovviamente potete abituarvi alla pronuncia reale.
buon venerdì a tutti, non so se per voi è già l'inizio del fine settimana o se ancora avete bisogno di lavorare per tutta la giornata e aspettare il sabato per il fine settimana. Oggi io e Rocco siamo andati allo Juventus Stadium a Torino, una esperienza molto interessante che vi consiglio. Abbiamo visitato un po' lo stadio, quindi siamo proprio scesi davvero sul campo, abbiamo visto gli spogliatoi dei calciatori, la stanza dedicata alle conferenze stampa con i giornalisti e tutto il corridoio delle interviste post partita e così via. Se siete appassionati di calcio, vi consiglio una visita allo Juventus Stadium, detto anche Allianz Stadium. Ma noi dobbiamo studiare, cioè io devo studiare e il venerdì è per me il giorno dell'ascolto. Sono tornata poco fa, ma non importa perché, come vi dicevo, per tutta la settimana bisogna praticare senza se e senza ma. Cosa faccio per l'ascolto? Dunque, generalmente guardo qualche video su YouTube che mi aiuta un sacco. O una cosa che faccio anche molto spesso è ascoltare dei podcast. Se volete vi lascio qui in sovrimpressione 3-4 podcast in spagnolo che mi piace ascoltare. So che probabilmente voi preferite dei podcast in italiano perché siete qui per imparare l'italiano, ma se tra le altre lingue che imparate c'è lo spagnolo, potete anche ascoltare uno di questi podcast. Ma pratico anche gli esercizi di ascolto nell'apposita sezione di Speakly. Ovviamente quest'app è un po' come un videogioco, quindi mi piace un sacco anche per questo, perché più lavorate, più vi impegnate e più sbloccate cose nuove sempre più difficili, quindi è anche uno stimolo maggiore. Allora, in questo caso devo ancora lavorare un po', per il momento ho sbloccato soltanto un esercizio di ascolto. Come funziona? Semplicemente voi dovete ascoltare un po' quello che vi viene detto, della durata di 4-5 minuti. E cosa potete fare nel frattempo? Potete regolare la velocità, come più vi piace, o potete anche accedere al testo completo in lingua originale, quindi leggere esattamente quello che viene detto nella registrazione, o potete scegliere la sezione di traduzione e quindi trovare la traduzione di quello che vi viene detto nella vostra lingua. Generalmente io preferisco ascoltare prima, senza il testo, provare a capire quello che la persona sta dicendo e soltanto in un secondo momento andare a prendere il testo. Mi piace il testo in lingua originale. Se proprio una parola non mi è chiara dal contesto, se voglio essere sicura del suo significato, posso optare per la traduzione, che è una cosa molto bella perché mi permette di rimanere sempre nell'app. Non devo stare ad aprire il dizionario per scoprire il significato di alcune parole. Mi hermana Carmen vive en Barcelona. Mi hermano mayor Roberto vive en Toledo. Y mi hermano pequeño Daniel vive en Gerona. Oggi finalmente è sabato, la settimana è quasi finita e il sabato è una giornata di relax. Per questo generalmente la dedico a fare quelle cose che più mi piacciono. E se c'è una cosa che proprio adoro in generale durante la mia giornata, quella è la musica. Provo sempre ad ascoltare della musica italiana, americana, perché mi piace molto. Quando mi lavo, quando cucino, quando faccio un po' di editing, ascolto musica di ogni genere, in base all'umore, in base al periodo, non ho davvero un cantante preferito.
Ma da quando sto imparando lo spagnolo ascolto anche moltissime canzoni spagnole, che per me non è affatto una sofferenza, anzi, in realtà già le ascoltavo ancora prima di iniziare a studiare lo spagnolo, semplicemente perché il ritmo di queste canzoni mi piace un sacco. Mi ricorda l'estate, mi mette di buon umore, mi dà allegria, mi dà anche la carica molto spesso. E anche qui, per quanto riguarda la musica, secondo me Speakly è incredibile. C'è proprio una sezione dedicata ai suggerimenti musicali che hanno preparato proprio per chi studia una determinata lingua. Quindi nel mio caso spagnolo. E loro hanno preparato delle playlist che è possibile ascoltare per qualche secondo e ovviamente se la canzone vi piace potete ascoltarla dove preferite, su Spotify, su YouTube, insomma, il vostro canale preferito. Ma mi piace molto proprio perché mi dà la possibilità di ascoltarle per un po' di tempo e capire, per esempio, qual è l'artista che mi piace di più per quella determinata giornata, per quel determinato periodo. E devo essere sincera, ho scoperto molti cantanti spagnoli in questo modo, di cui non avevo mai sentito parlare prima, che non conoscevo affatto prima. Quindi, sezione approvata. Chiaramente qui per ragioni di copyright non posso farvi ascoltare le canzoni che io sto ascoltando, ma in generale ne vale veramente la pena, quindi date un'occhiata lì. Non ci sono i cantanti banali, quelli appunto che tutti conoscono, ma sono quei cantanti più particolari che magari conoscono di più in madrelingua. Poi ovviamente un'altra cosa che mi piace un sacco sono i film, le serie TV, quindi nel pomeriggio del sabato o anche la sera generalmente guardo un film o un paio di episodi di una serie TV, rigorosamente in spagnolo. All'inizio, quindi proprio nelle prime settimane di studio, avevo scelto di ascoltare, quindi di mettere l'audio originale in spagnolo con i sottotitoli in italiano, ma pian piano sto provando a passare ai sottotitoli in spagnolo per poter davvero essere completamente in una bolla tutta spagnola. Oggi però molto probabilmente non guarderò un film, salterò la sessione di film perché andrò a mangiare una bella pizza, come fa la maggior parte degli italiani il sabato sera. E voi cosa fate generalmente il sabato sera? Scrivetemelo nei commenti. Eccomi di nuovo qui, infatti sto girando questo video di domenica e la domenica è il giorno delle grandi revisioni. Generalmente la domenica faccio un po' il bilancio generale della settimana, quindi valuto i progressi che ho fatto e mi pongo i nuovi obiettivi per la prossima settimana. Con Speakly ho proprio la sezione che fa al caso mio, e cioè la sezione di ripasso, appunto. Quindi con questa sezione posso rivedere tutte le parole che ho imparato durante la settimana. E come sempre il metodo per ripassarle è molto interessante, perché gli esercizi sono sempre diversi, sono sempre dinamici, interattivi, quindi non mi annoio mai sostanzialmente. E poi, come vi dicevo prima, non è molto, sono sempre 5-10 minuti della mia giornata, quindi è sempre un po' un piacere. Hola. Mi raccomando, non dimenticate di porvi degli obiettivi per la settimana successiva, è fondamentale. Non dovete stare con la pressione ogni giorno, oddio, devo fare questo, devo fare questo. Questo no, né tantomeno dovete fare il bilancio giorno per giorno. Una volta alla settimana è sufficiente, ma fatelo perché tenere traccia dei progressi vi aiuta a mantenere alta la motivazione.
Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile e se avete ancora dei dubbi sull'apprendimento dell'italiano o di una qualsiasi altra lingua straniera, fatemelo sapere nei commenti. Se invece avete dei suggerimenti per me, fatemeli anche sapere nei commenti. Io durante questi giorni vi ho parlato un po' di YouTube e di podcast che secondo me sono una risorsa molto importante per imparare le lingue straniere e quindi a questo proposito, se avete voglia, potete guardare il video in cui vi suggerisco i migliori, secondo me, YouTuber e podcaster italiani. E questo video lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù nella descrizione. E sempre in descrizione trovate il link per provare Speakly. Ve la consiglio, veramente mi sta aiutando un sacco e come vi ho sempre ripetuto in questi giorni, questa app è fantastica perché non soltanto vi permette di imparare direttamente nel contesto, ma vi dà anche la grammatica. Per me è fondamentale, è necessario che ci sia almeno un po' di ordine e di chiarezza e Speakly fa anche questo, tra le altre cose. Quindi provatela e fatemi sapere se vi piace. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. E se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividetelo con chiunque stia imparando una lingua straniera. Io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video.